Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. La pianificazione urbana e i problemi abitativi in Italia. La città moderna è un luogo complesso, dove vivono migliaia o milioni di persone. In Italia, come in molti altri paesi europei, la pianificazione urbana è sempre stata un tema importante, perché riguarda non solo l'organizzazione dello spazio, ma anche la qualità della vita dei cittadini. Quando parliamo di pianificazione urbana, pensiamo a come vengono costruite le strade, le piazze, i parchi, i trasporti e le case. Ogni decisione di questo tipo influenza il modo in cui le persone vivono, lavorano e si muovono. Un aspetto centrale della pianificazione urbana in Italia è la storia. Le città italiane sono molto antiche, spesso hanno un centro storico con monumenti, chiese, piazze e palazzi costruiti molti secoli fa. Questo patrimonio culturale è prezioso, ma allo stesso tempo crea difficoltà per la modernizzazione. Non è facile costruire nuove strade o nuovi edifici vicino a monumenti antichi. Per questo, la pianificazione urbana in Italia deve sempre trovare un equilibrio tra conservazione del passato e necessità del presente. Le città italiane hanno un problema molto comune: il traffico. Molte strade sono strette, pensate per i cavalli e non per le macchine moderne. Quando la popolazione cresce e aumenta il numero delle auto, il traffico diventa caotico. Per affrontare questo problema, molte città hanno introdotto zone pedonali, dove le macchine non possono entrare, e hanno sviluppato i trasporti pubblici. Milano, ad esempio, ha una rete di metropolitana abbastanza efficiente, mentre Roma soffre ancora di grandi difficoltà, con strade congestionate e trasporti pubblici spesso in ritardo. Un altro tema importante è quello dell'ambiente. Le città italiane, come Milano, Torino o Bologna, hanno problemi di inquinamento atmosferico, soprattutto in inverno, quando l'aria diventa pesante e piena di smog. La pianificazione urbana cerca di ridurre questi problemi creando aree verdi, promuovendo l'uso delle biciclette e dei mezzi pubblici e limitando l'ingresso delle auto private in centro. L'idea è quella di rendere la città più sostenibile e più vivibile, non solo per chi ci abita oggi, ma anche per le generazioni future. Passiamo ora al tema della casa. I problemi abitativi in Italia sono molto seri e riguardano specialmente i giovani e le famiglie con reddito medio o basso. In molte grandi città come Roma, Milano o Firenze, i prezzi delle case sono altissimi. Comprare un appartamento in centro è quasi impossibile per una persona normale. Anche gli affitti sono molto cari e spesso gli stipendi non sono sufficienti per coprirli. Questo porta molti giovani a vivere con i genitori fino a un'età avanzata, oppure a cercare soluzioni alternative come condividere un appartamento con altre persone. Il problema non riguarda solo i prezzi, ma anche la qualità delle abitazioni. In molte città italiane ci sono edifici vecchi, costruiti decine o centinaia di anni fa, che non rispettano gli standard moderni di sicurezza ed efficienza energetica. Alcune case hanno problemi di umidità, di isolamento termico o addirittura di stabilità. Ristrutturare questi edifici costa molto, ma è necessario per garantire una vita dignitosa agli abitanti. Lo Stato e i comuni a volte offrono contributi o incentivi per la ristrutturazione, ma non sempre sono sufficienti. Un fenomeno che influisce molto sui problemi abitativi è quello del turismo. Città come Venezia, Firenze e Roma sono mete turistiche mondiali. Questo fa crescere la domanda di appartamenti per i turisti, spesso affittati tramite piattaforme digitali. Di conseguenza, molti proprietari preferiscono affittare le case ai turisti piuttosto che alle famiglie locali, perché guadagnano di più. Questo riduce l'offerta di abitazioni per i residenti e aumenta ancora i prezzi. Alcuni comuni hanno cercato di limitare questo fenomeno, ma il problema rimane. La pianificazione urbana deve quindi affrontare una grande sfida: garantire abbastanza abitazioni a prezzi accessibili senza distruggere l'identità storica delle città.
Alcuni nuovi quartieri sono stati costruiti fuori dai centri storici, ma spesso non hanno lo stesso fascino né la stessa qualità dei quartieri antichi. Inoltre, a volte mancano servizi come scuole, ospedali o mezzi pubblici. Così le persone devono percorrere lunghi tragitti per andare al lavoro o per portare i figli a scuola. Questo rende la vita più complicata e stressante. Un altro problema legato alla casa in Italia è quello delle periferie. Negli anni 60 e 70, durante il boom economico, molte città hanno costruito grandi quartieri periferici con palazzi alti e uguali, pensati per ospitare migliaia di persone. Col tempo, però, questi quartieri sono diventati difficili da gestire, mancano spazi verdi, centri culturali, luoghi di incontro. Spesso sono zone marginalizzate, dove la qualità della vita è più bassa rispetto al centro. La pianificazione urbana di oggi cerca di riqualificare queste periferie, creando nuovi servizi e spazi pubblici per rendere la vita migliore. In generale, si può dire che i problemi abitativi in Italia sono il risultato di diversi fattori: la storia, i prezzi elevati, il turismo, la mancanza di piani a lungo termine. Molti esperti pensano che serva una strategia più chiara, che unisca il rispetto per la tradizione con l'innovazione tecnologica. Per esempio, costruire case più moderne ed ecologiche, che consumano meno energia, potrebbe ridurre i costi per le famiglie e migliorare l'ambiente. Un aspetto molto discusso negli ultimi anni è quello della rigenerazione urbana. Molte città italiane hanno quartieri o aree industriali abbandonate che non vengono più utilizzate. Questi spazi possono diventare luoghi pericolosi perché spesso si degradano e attirano criminalità o illegalità. Però possono anche trasformarsi in opportunità. Alcuni comuni hanno deciso di recuperare queste aree e di convertirle in spazi culturali, residenziali o commerciali. Un vecchio stabilimento industriale può diventare una biblioteca, un teatro, un centro sportivo o un quartiere con case moderne. Questo tipo di progetto permette di dare nuova vita alla città e di offrire più abitazioni senza costruire troppo in campagna. Il tema della campagna e del territorio fuori città è anch'esso importante. Negli ultimi decenni si è verificato un fenomeno chiamato cementificazione. Si costruiscono nuove case, centri commerciali e strade in zone che prima erano verdi o agricole. Questo riduce lo spazio naturale e crea problemi ambientali. La pianificazione urbana moderna cerca di limitare questa espansione e di concentrare lo sviluppo all'interno della città, riutilizzando gli spazi già esistenti. L'obiettivo è quello di evitare città sempre più grandi e caotiche, difficili da gestire e poco sostenibili. Un altro tema che tocca la questione abitativa è quello della popolazione. In Italia la popolazione sta invecchiando. Ci sono sempre più anziani che vivono soli e che hanno bisogno di abitazioni adatte a loro, con ascensori, spazi accessibili, servizi vicini. Molte case vecchie non sono adatte a questo tipo di esigenza. Per questo servono progetti di edilizia sociale che pensino non solo ai giovani e alle famiglie, ma anche agli anziani. Allo stesso tempo, ci sono molti immigrati che arrivano in Italia e che hanno bisogno di case a prezzi accessibili. Questo crea una domanda molto varia e rende la pianificazione ancora più complessa. In alcune città italiane si parla molto anche di co-housing e di nuove forme di abitazione. Il co-housing significa vivere in una comunità di persone che condividono alcuni spazi, come il giardino, la lavanderia, la cucina comune. Questo modello permette di ridurre i costi e di creare relazioni sociali più forti. È una soluzione interessante soprattutto per i giovani e per chi non vuole vivere isolato. Anche gli studenti universitari spesso scelgono di vivere insieme in appartamenti condivisi, perché i prezzi sono troppo alti per avere una casa da soli. Un aspetto da non dimenticare è la sicurezza. In alcune città italiane ci sono quartieri dove le case costano meno, ma la qualità della vita è peggiore perché c'è criminalità,
sporcizia o mancanza di servizi. Le famiglie cercano di evitare questi quartieri, ma spesso chi ha meno soldi non ha scelta. La pianificazione urbana deve quindi occuparsi anche della sicurezza, migliorando l'illuminazione delle strade, creando spazi pubblici curati e favorendo la presenza di attività commerciali che rendano la zona più viva. Anche il cambiamento climatico ha un impatto sui problemi abitativi. In alcune città del sud Italia, come Napoli o Palermo, le estati diventano sempre più calde e vivere in case vecchie senza aria condizionata o senza isolamento termico diventa molto difficile. Nel nord, invece, gli inverni possono essere freddi e molte abitazioni consumano troppa energia per il riscaldamento. Per questo è necessario investire in edifici più moderni, con materiali che mantengono meglio la temperatura e riducono i consumi. Questo non è solo un vantaggio economico, ma anche ambientale. Un'altra questione riguarda i giovani che vogliono formare una famiglia. Molti ragazzi italiani trovano difficile lasciare la casa dei genitori perché non possono permettersi un affitto o un mutuo. Questo rallenta anche la decisione di avere figli, con conseguenze negative sulla natalità. Alcuni governi hanno cercato di introdurre bonus o agevolazioni per i giovani che vogliono comprare la prima casa, ma il problema rimane molto grande. I prezzi sono troppo alti rispetto agli stipendi medi, specialmente nelle grandi città. Se guardiamo al futuro, la pianificazione urbana italiana dovrà affrontare tante sfide. Da un lato, ci sarà sempre la necessità di proteggere il patrimonio culturale e storico, che è unico al mondo e attira milioni di turisti. Dall'altro, bisognerà rendere le città più moderne, più verdi, più sostenibili. Ciò significa costruire piste ciclabili, migliorare i trasporti pubblici, ridurre l'uso delle auto private, creare spazi di incontro e socializzazione. E soprattutto, rendere le case più accessibili a tutti, non solo ai ricchi. Un sogno di molti italiani è quello di avere una casa propria. La casa non è solo un luogo dove vivere, ma anche un simbolo di stabilità, di sicurezza, di identità. Per questo i problemi abitativi sono così sentiti, riguardano non solo l'economia, ma anche i valori e i sogni delle persone. Avere una casa dignitosa e accessibile significa sentirsi parte della società, avere un futuro, poter crescere una famiglia. In conclusione, la pianificazione urbana e i problemi abitativi in Italia sono questioni molto complesse e collegate tra loro. Le città devono trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione, tra conservazione e sviluppo, tra esigenze economiche e diritti sociali. Non esiste una soluzione facile, ma è chiaro che la casa e la città sono il cuore della vita di ogni persona. Per questo è importante che le istituzioni, i cittadini e gli esperti collaborino per costruire un futuro urbano più giusto, più sostenibile e più umano. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.